Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa fantastica maglietta eseguita ad uncinetto. Il punto di lavorazione è molto semplice, come lo è anche la costruzione dell'intera maglia. Parliamo di una lavorazione top down, quindi un progetto senza cuciture e adattabile a qualsiasi taglia. Ma adesso andiamo a vedere che cosa ho utilizzato e poi il tutorial. Per questo progetto andiamo ad utilizzare nuovamente il cotone. Utilizzerò questi tre colori di filato e l'uncinetto numero 3,5. Una volta che avrete scelto il vostro filato, va bene qualsiasi filato che più vi piace, vi occorrerà ovviamente l'ago da lana, il marcapunti, le forbici e ovviamente il centimetro da sarta. Adesso andiamo a vedere insieme il tutorial. Iniziamo subito con la realizzazione dei fiorellini per la nostra scollatura. Quindi partiamo da un anello magico, dopodiché realizziamo al suo interno dei gruppi di punti alti. Per prima cosa realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto e realizzo altri 2 punti alti. In questo modo abbiamo il primo gruppo di 3 punti alti. Dopo i 3 punti alti, 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente filo sull'uncinetto, entro all'interno del mio anello e realizzo le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Dopo i punti alti 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, 3 punti alti, 1, 2 e 3. In questo momento abbiamo un totale di 3 gruppi, dobbiamo averne in totale 5. Quindi 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, 3 punti alti. Ancora una volta 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 punti alti. E abbiamo raggiunto i 5 gruppi, quindi adesso dobbiamo chiudere il nostro primo giro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado per prima cosa a chiudere bene l'anellino. Entro nella terza catenella e mi chiudo con un punto bassissimo. E questo è il primo giro di lavorazione del nostro fiore. Adesso siamo pronti per eseguire i petali, quindi facciamo il secondo e ultimo giro. A questo punto cammino nel punto successivo, quindi nel secondo punto alto, con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'archetto e realizzo una mezza maglia alta. Dopo la mezza maglia alta devo realizzare un totale di 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a chiudere nella prima catenella con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, devo terminare la seconda parte del petalo, quindi 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4 e poi in ultimo la mezza maglia alta. E questo è il primo petalo terminato. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, petalo successivo, quindi mezza maglia alta all'interno del mio archetto, 4 punti alti,
1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Mi chiudo nella prima catenella con un punto bassissimo, dopodiché termino il petalo, quindi 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4 e poi la mezza maglia alta, punto bassissimo nel secondo punto alto, e questo è il procedimento che dobbiamo seguire fino a terminare il nostro giro. Ho realizzato anche l'ultimo petalo, adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nella maglia centrale, quindi nel punto alto centrale. Faccio un nodino, vado a tagliare il filo, dopodiché vado a nascondere le codine. Quindi abbiamo terminato il primo fiore. Adesso andiamo a realizzare il secondo nello stesso modo, senza però terminarlo. Andiamo a realizzare un totale di 3 petali completi, dopodiché vi faccio vedere come unire i pezzi. Ho realizzato il secondo fiore e mi sono fermata al terzo petalo, perché nel quarto e nel quinto andremo ad unire il primo fiore che abbiamo eseguito. Quindi per fare ciò dobbiamo anzitutto formare metà petalo, quindi entro nel mio archetto e realizzo un punto mezzo alto e poi le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Adesso quindi prendiamo il nostro fiore che abbiamo realizzato prima, andiamo ad unirci a questo. Dopo la quarta maglia alta eseguiamo la catenella, andiamo a prendere il nostro fiore da unire, passiamo con l'uncinetto all'interno della punta del petalo, prendiamo il filo e lo facciamo passare prima in questo petalo del primo fiore e poi in quello del secondo, dopodiché realizziamo la nostra catenella. Una volta quindi cucito i 2 petali, facciamo il punto bassissimo per chiudere la nostra punta e poi andiamo a terminare il nostro petalo con le 4 maglie alte, la mezza maglia alta e chiudiamo col punto bassissimo nella seconda maglia alta di base. Come vedete abbiamo unito i 2 petali. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa sull'altro petalo, quindi nuovamente filo sull'uncinetto, realizzo una mezza maglia alta, 4 maglie alte, una catenella, andiamo a prendere il secondo petalo del fiore successivo e ci andiamo a chiudere in questo modo, dopodiché realizziamo la catenella, chiudiamo con un punto bassissimo nella prima catenella che abbiamo eseguito e andiamo a terminare il petalo, quindi 4 punti alti, e una mezza maglia alta. Dopodiché ci chiudiamo con un punto bassissimo in questa posizione, realizziamo il nodo, tagliamo il filo e tiriamo, così abbiamo unito i petali tra loro e dobbiamo fare questo fino ad unire tutti i fiori. Vi faccio poi vedere come unire l'ultimo fiore, quindi seguendo queste spiegazioni andate avanti ad unire tutti i fiori necessari per la scollatura. Come vedete a me ne manca uno perché vi devo far vedere come unire entrambi i lati.
Per quanto riguarda il numero di fiori, io andrò a farne un totale di 10. Una cosa importante: quando unite i vostri petali, fate in modo che il petalo singolo sia rivolto verso il basso, perché questo è il petalo che ci servirà per creare il nostro top down, mentre questa è la parte relativa alla scollatura, quindi qua è dove va la testa. Una volta che avrete quindi unito i 9 fiori, preparate il 10° e vi fermate praticamente con la realizzazione di un petalo solo, perché poi dobbiamo unire 1, 2, 3 e 4 petali. Una volta che avremo unito i nostri 10 fiori, questo è quello che otteniamo. Adesso abbiamo la nostra scollatura, quindi da qua possiamo iniziare a creare il nostro top down. Quindi avete già capito che lo sprone di questo top down è uno sprone rotondo. Decidete quale filato utilizzare come colore principale, dopodiché seguitemi. Prendiamo quindi il nostro filato e realizziamo il solito cappietto. Dopodiché andiamo ad agganciarci nella punta di un petalo di un fiore. Fermate il filo e all'interno di questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Praticamente su ogni petalo andremo a lavorare un punto basso. Negli spazi ovviamente dobbiamo realizzare le catenelle. Le catenelle devono essere in 18 punti, quindi 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e ci colleghiamo quindi al petalo successivo con la maglia bassa. Nuovamente 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e mi aggancio al petalo successivo, sempre con un punto basso. E vado avanti così per tutto questo giro. Ho eseguito le ultime 18 catenelle e adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nella maglia bassa. Per questo giro andremo a lavorare solo punti alti, quindi andremo a lavorare punto alto su punto sottostante, quindi sul punto basso lavoriamo un punto alto e su ogni catenella lavoreremo i punti alti, quindi abbiamo 16 catenelle, dobbiamo avere altrettanti punti alti. Realizzo un punto basso e 2 catenelle che corrispondono alla mia maglia alta, dopodiché vado nelle catenelle ed eseguo i miei punti alti.
fate attenzione a non saltare i punti. Una volta eseguite quindi le 18 maglie alte sulle 18 catenelle sottostanti, dobbiamo realizzare il punto alto sul punto basso. Dopodiché riprendiamo a realizzare le maglie alte sulle catenelle. Sul punto basso sempre la catenella e andate avanti fino a terminare anche questo giro. Mi trovo in prossimità della fine del giro, quindi ho eseguito la 18ª maglia alta sulla catenella. Vado semplicemente ad entrare nella terza catenella della mia maglia alta e mi chiudo con un punto basso e abbiamo terminato questo giro. Adesso per questo giro andiamo a formare dei ventaglietti. Per fare ciò vado anzitutto a marcare la maglia alta posta sul petalo in questo modo, perché questo è uno dei punti dove andrò a fare il ventaglietto. Per comodità quindi vado a marcarli tutti. Quindi qui avete ovviamente le 16 maglie alte libere. Una volta marcate tutte le maglie alte siamo pronti per iniziare il nostro giro. Una volta che avrete marcato quindi tutti i petali, quindi tutte le maglie alte dove c'è il petalo sottostante, siamo pronti per eseguire il giro successivo. Mi trovo in questo punto, quindi realizzo una catenella per alzarmi e vado a realizzare soltanto metà ventaglietto, perché questa parte sarà la fine e l'inizio del giro e quindi andrò a realizzare poi l'altra metà quando finirò il giro. Quindi entro nuovamente nello stesso punto, realizzo un punto basso e 2 catenelle che fungono da primo punto alto. Dopodiché realizzo altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3. 1 e 2 maglie alte, e questo corrisponde praticamente a metà ventaglietto. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado ad eseguire un altro ventaglietto. Praticamente in questo spazio devo realizzare un totale di 2 ventaglietti. Salto 1 2 3 4 5 maglie, entro nella sesta e realizzo il primo ventaglietto, quindi devo fare 3 punti alti, 1 2 3 punti alti, 2 catenelle, nuovamente 3 punti alti all'interno dello stesso punto, 1 2 e 3, e abbiamo eseguito il ventaglietto completo. Dopo il ventaglietto una catenella di separazione. Per eseguire il secondo ventaglietto, anziché contare le maglie da qua, parto contandole dal marcapunti, quindi vado a contare a ritroso 1 2 3 4 5. Nel sesto punto, in questo punto qui, vado a realizzare un punto alto. Questo perché in questo spazio abbiamo una maglia in più, quindi 1 2 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, 1 2 e 3, e questo è il secondo ventaglietto. Adesso andiamo a realizzare il ventaglietto successivo
proprio sopra il marcapunti. Quindi vado a rimuovere il mio marker e realizzo il punto ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e poi 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Come vedete abbiamo poi il ventaglietto in corrispondenza del petalo del fiore sottostante e i due posizionati quindi in questa parte, nella parte interna. Vi faccio vedere ancora una volta. Quindi dopo il ventaglietto una catenella, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4 5, entro nel sesto punto e realizzo il mio ventaglietto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto e conto dal marcapunti a ritroso 1 2 3 4 5 6 ed entro quindi in questo punto. Se trovate difficoltà a contare in questo modo, contate in questo 1 2 3 4 5 6, entrate nel settimo. Catenella di separazione e vado ad eseguire il mio ventaglietto in prossimità quindi del marker. Entro nel punto, quello che ho marcato, e realizzo il ventaglietto. E vado avanti così fino a terminare questo giro. Mi trovo in prossimità della fine del giro, come vedete ho terminato l'ultimo ventaglietto ed eseguito la catenella. Quindi adesso carico il filo sull'uncinetto e devo terminare il ventaglietto, perché se vi ricordate abbiamo eseguito soltanto metà ventaglietto. Quindi entro nello stesso punto e faccio 3 punti alti, 1 2 e 3. Adesso anziché chiudermi il giro con 2 catenelle realizzo un punto mezzo alto, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e chiudo le 3 maglie insieme. In questo modo mi trovo proprio in prossimità dell'apertura del ventaglietto. Quindi per il giro successivo entro nello spazio, realizzo un punto basso e 2 catenelle che fungono da primo punto alto, dopodiché realizzo le 2 maglie alte per eseguire quindi la metà del mio ventaglietto. Realizzate le 3 maglie alte, carico il filo sull'uncinetto e lavoro i 2 punti successivi, quindi 1 e 2. Carico il filo sull'uncinetto e salto l'ultima maglia alta e la prima maglia alta del ventaglietto successivo, quindi entro nella seconda maglia e realizzo la mia maglia alta nel punto successivo ancora, dopodiché realizzo il mio ventaglietto, quindi 3 punti alti, 1 2 e 3, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte, 1 2 e 3. Devo lavorare le 2 maglie successive, quindi
entro nel punto, realizzo un punto alto, punto successivo, punto alto. Come vedete abbiamo avuto l'aumento, quindi le maglie da 3 punti alti sono passate a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Questi sono giri di aumenti. Quindi carico il filo sull'uncinetto, come ho fatto prima, salto l'ultima maglia alta di questo ventaglio, la prima del ventaglio successivo ed entro nella seconda maglia e realizzo quindi le mie 5 maglie alte. 2 sono già predisposte perché lavoro punto alto sottostante e le 3 maglie invece sono quelle del ventaglio. Due catenelle e vado avanti sempre nello stesso modo fino a terminare il giro. Quindi le 3 maglie alte che completano il mio ventaglietto, 1, 2 e 3, più le 2 maglie alte prendendo le 2 maglie di base, quindi 1 e 2, e otteniamo quindi 5 maglie alte. Salto le 2 maglie alte successive, quindi 1 e 2, e realizzo le altre. E vado avanti così fino a completare anche questo giro. Sono al termine anche di questo giro e quindi adesso vado a terminare il mio ventaglietto, quindi entro dentro lo spazio e realizzo le mie 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto e mi chiudo con una mezza maglia alta. Ho terminato anche questo giro dove ho fatto un giro completo di aumenti e adesso metto il mio lavoro in piano. Quando fate questo tipo di lavoro vi consiglio sempre a fine giro di mettere il vostro lavoro sul tavolo in piano in modo tale da vedere che il lavoro sia sempre piatto. Se vedete che invece inizia a sfarfallare in questo modo vuol dire che state inserendo troppi aumenti, quindi vi consiglio piuttosto di disfare l'ultimo giro e di andare a fare un giro di assestamento dove non inserite assolutamente gli aumenti. Invece se vedete che il lavoro tira e tende ad imbarcarsi vuol dire che dovete fare gli aumenti. Detto ciò, io come vedete ho il lavoro abbastanza piatto, però sta iniziando un po' ad alzarsi il punto a metà tra i ventaglietti, quindi ho deciso che questo giro lo farò senza aumenti. Vi faccio vedere come procedere quindi senza fare gli aumenti. Per fare i giri senza aumentare dovete soltanto contare quante maglie avete nel giro sotto, ossia io come vedete ho 1, 2, 3, 4 e 5 punti alti, quindi nel giro successivo le maglie dovranno essere uguali. Tenete presente che nello spazio dobbiamo lavorare le 3 maglie alte, andate a lavorare le 3 maglie alte e poi le altre ad arrivare quindi al numero delle maglie sottostanti. Quindi mi trovo in questa situazione, vado a realizzare la mia metà del ventaglietto, con le 3 maglie alte, quindi come ho detto le maglie in totale devono essere 5, vado a lavorare ancora 2 maglie. Mi raccomando che questa maglia, anche se sembra un po' stretta, è da lavorare. Ed ecco che abbiamo lavorato quindi le 5 maglie, 3 col ventaglietto e 2 successive. Quindi carico il filo sull'uncinetto e vado a fare la stessa cosa sull'altro lato, quindi ho
saltato le ultime 3 maglie alte e quindi salto le prime 3, 1 2 3, lavoro le ultime 2. Dopodiché realizzo il mio ventaglietto, quindi 3 punti alti, 1 2 e 3, 2 catenelle, nuovamente 3 maglie alte, dopo le 3 maglie alte devo terminare quindi con le 2 maglie alte, salto le 4 maglie, le 3 maglie alte successive, pardon, 1 2 3, le 3 ancora, 1 2 3, e vado a realizzare quindi le ultime 2. Dopodiché lavoro il mio ventaglio. E questo è il risultato. Quindi vado avanti in questo modo fino a terminare anche questo giro. Ho proseguito quindi i miei giri senza fare più aumenti per un totale di 4 giri. Adesso vi faccio vedere il risultato ottenuto, quindi vi metto il lavoro in piano sul tavolo. Ed ecco come appare la lavorazione messa sul piano. Come vedete lo sprone è perfettamente piatto, però siccome non ho raggiunto ancora il mio sottomanica, preferisco fare un giro ulteriore, però inserendo degli aumenti. Quindi porterò le mie maglie alte da 5 a 6. Ho già eseguito la metà del mio ventaglietto, quindi con le 3 maglie alte, e adesso devo portare quindi le maglie da 5 a 6, per cui lavoro semplicemente punto su punto i 3 punti alti successivi. Vedete che le maglie adesso sono 6, 3 con il ventaglietto, 1 2 3 e 3 che abbiamo appena lavorato. Quindi vado a saltare le 2 maglie successive più le 2 maglie successive ancora, quindi le ultime 2 e le prime 2, e quindi vado a realizzare un totale di 6 punti alti. Tre punti alti sui punti alti sottostanti e poi 3 punti alti all'interno dello spazio. Due catenelle di separazione e su questo lato devo fare la stessa cosa. E questo è il risultato, e vado avanti così fino a terminare anche questo giro. Ho terminato il giro dove ho fatto l'aumento, quindi dove ho fatto le 6 maglie alte per lato, e ho fatto un ulteriore giro di aumenti, inserendo quindi una maglia in più, dove ho portato i ventaglietti di 7 punti alti per lato. Adesso vi faccio vedere la misura. Ho raggiunto all'incirca 17-18 cm, quindi direi di fare ancora un giro però senza aumenti. In questo modo arrivo al mio sottomanica. Quindi per questo giro vado semplicemente a lavorare le maglie senza aumentare, quindi realizzo il mio solito ventaglietto, quindi con le 3 maglie alte, e poi lavoro le maglie successive fino a raggiungere esattamente il numero che ho sotto. Ho 7 maglie alte, quindi devo avere 7 maglie. 3 l'abbiamo fatte, questa è la quarta, quinta, sesta
e settima, e quindi io avanzo queste 3 maglie alte. Queste 3 maglie alte devono essere saltate anche su questo lato, quindi entro nella quarta maglia, lavoro le maglie come si presentano, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi le 3 maglie alte della punta. E così abbiamo le 7 maglie alte senza aver appunto aumentato di maglie. 2 catenelle e proseguo per tutto questo giro. Ovviamente gli aumenti dovete farli in base al vostro lavoro. Come vi ho spiegato all'inizio, se il lavoro tira dovete fare gli aumenti, se invece tende a sfarfallare un po' dovete ridurre gli aumenti e quindi lavorare dei giri di assestamento. Lavorate sempre quindi i vostri giri fino ad arrivare al vostro sottomanica. Ed ecco il lavoro come si presenta dopo aver eseguito l'ultimo giro senza più fare aumenti. Vi dico la misura che ho ottenuto: sono arrivata a 19 cm, quindi nel mio caso ho raggiunto il mio sottomanica. Dopodiché vi faccio vedere anche tutta la misura che ho ottenuto, quindi per tutta la lavorazione, partendo da una punta all'altra ho 53 cm. Adesso andiamo ad unire il davanti col dietro, quindi andiamo a proseguire il nostro top down. Adesso quindi prendiamo il nostro lavoro e lo andiamo a piegare a metà, facendo combaciare tutte le punte in questo modo. Quindi dobbiamo munirci di marcapunti, io come vedete li ho già messi, e dovete sistemarli per ottenere la larghezza della vostra manica. Io ho sistemato i marcapunti su questa punta all'incirca 16-17 cm. Questo dovete farlo sia da una parte che dall'altra. Per quanto riguarda la misura della taglia, io ho ottenuto circa 44 cm, quindi devo aggiungere delle catenelle per ingrandire sia la taglia che allargare ancora un pochino la manica, perché così per me è stretta. Vi faccio vedere a che distanza ho messo i marcapunti. Per quanto riguarda le maniche, ho posizionato il marcapunti e ho lasciato liberi 1, 2, 3, 4, 5 punte. Alla sesta ho messo il secondo marcapunti, quindi questa è l'ampiezza della mia manica. Per quanto riguarda invece il davanti e il dietro, dal marcapunti a marcapunti ho 2, 4, 6, 8 punte libere. Quindi, come ho detto, piegate il vostro lavoro, il vostro sprone, e una volta che avrete inserito i marcapunti, se avete bisogno di allargare la misura, quindi perché non avete ottenuto la vostra taglia, andate a fare le catenelle come farò io. Altrimenti, se avete tutte le misure giuste, potete andare avanti con la lavorazione dei giri senza aggiungere le catenelle, quindi unendo già i davanti col dietro. Quindi, senza tagliare il filo, iniziate il vostro giro lavorando normalmente, quindi senza aggiungere gli aumenti,
per totale delle maglie che avete nel giro sottostante. Quindi avete 7 punti alti o 8 o di quello che avete voi, dovete fare altrettante maglie. Nel mio caso ho 7 maglie alte, quindi ne devo fare 7. Arrivati praticamente sino a dove c'è il marcapunti. Nella parte relativa dove c'è il marcapunti andiamo a lavorare quindi le maglie alte su maglie alte sottostanti e una maglia alta all'interno dello spazio. Adesso dobbiamo andare a creare lo spazio in modo tale da unire queste due parti. Quindi qua abbiamo un totale di 5 maglie alte. Per arrivare ad avere quindi il nostro angolino completo, quindi il nostro ventaglio completo, ci servono un totale di 16 punti, perché abbiamo 7 punti da una parte, 7 punti dall'altra, sono 14, più le 2 catenelle sono 16, quindi dobbiamo avere un totale di 16 punti. 5 punti li ho già fatti su questo lato, quindi 5 punti li andrò a fare nell'altro, rimangono 6 punti, quindi devo realizzare 6 catenelle. 1 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uncinetto, vado nella parte opposta dove ho il mio marcapunti ed eseguo la mia maglia alta. Dopodiché realizzo le maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Ed ecco che abbiamo unito quindi la parte relativa al davanti e al dietro, aggiungendo tutte queste catenelle. Se voi avete bisogno di allargare ulteriormente la misura per raggiungere la vostra taglia, andate sempre ad aggiungere 16 maglie oltre quelle che abbiamo inserito, perché il modulo, come ho detto, è composto da 16 maglie, da 16 catenelle, quindi sono 16 punti. Dopodiché procedete il giro normalmente sino ad arrivare al lato opposto dove c'è il secondo marker. Sono arrivata in prossimità del marker successivo, quindi ho lavorato già le mie 4 maglie alte e adesso lavoro l'ultima maglia alta all'interno dello spazio, per un totale quindi di 5 maglie alte. Anche qui devo fare le mie 6 catenelle. 1 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uncinetto e mi vado ad agganciare dove ho l'ultimo marcapunti, quindi vado nello spazio e realizzo il mio punto alto. Dopo il punto alto realizzato nello spazio, realizzo le 4 maglie alte successive. E anche qui ho quindi le mie 5 maglie alte. Dopodiché proseguo normalmente fino a concludere il mio giro di lavorazione.
Ho terminato anche questo giro e quindi ho unito sia il davanti che il dietro su entrambi i lati. Questo è il risultato. Come vedete, con l'aggiunta di queste 6 catenelle sono riuscita a ottenere un paio di centimetri abbondanti in più sia da un lato che dall'altro. Ovviamente, se voi avete bisogno, come ho detto prima, di allargare ulteriormente la vostra taglia, andate a inserire 16 catenelle in più per ogni lato, perché come ho detto i punti sono 16, perché abbiamo 7 punti da un lato, 7 punti dall'altro e le 2 catenelle. Adesso vi faccio vedere come lavorare quindi il prossimo giro. Mi trovo in prossimità della parte relativa alle catenelle e adesso vi faccio vedere come procedere. Anzitutto vado a saltare le prime 3 maglie, entro nella quarta e lavoro la mia maglia alta, punto successivo, maglia alta, lavoro una maglia alta anche nei 2 punti successivi, quindi faccio passare il mio uncinetto all'interno della catenella, lavoro un punto alto, catenella successiva, un punto alto. Vedete che ho 4 punti alti. Adesso devo lavorare il gruppo di 3, quindi entro nella catenella successiva, lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, ed ecco che vedete che i punti sono di nuovo 7. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, punto successivo, lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Dopo le 3 maglie alte devo lavorare le altre restanti, quindi entro nella catenella successiva, lavoro il punto alto, catenella successiva, punto alto, entro sopra al punto alto, lavoro il mio punto alto e devo saltare quindi le ultime 3, ne ho ancora una da lavorare. Vedete che adesso le maglie alte sono sia 7 da questo lato che questo. Dopodiché procedo normalmente, quindi vado a lavorare i punti sempre lavorando, rispettando i punti sottostanti, quindi 7 maglie alte devono essere sempre 7. Sono andata avanti con la mia lavorazione e mi trovo nuovamente in prossimità delle catenelle, quindi come ho fatto prima lavoro i punti alti sui punti alti, quindi saltando sempre le 3 maglie alte iniziali, quindi qua ho i miei 4 punti alti. Dopo i 4 punti alti devo lavorare il mio ventaglio, quindi lavoro 3 punti alti nella stessa catenella, due catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nella catenella successiva. In questo modo andremo a formare la nostra punta. E poi riprendiamo i punti alti normali. Ed ecco che abbiamo lavorato anche le 7 maglie alte per lato in questo punto. Dopodiché riprendete la vostra lavorazione normale. Ho terminato anche questo giro. Adesso mi raccomando, vi conviene provarvi il capo.
in modo tale che se troppo grande o troppo piccolo potete dissare gli ultimi 2 giri di lavorazione e modificare il tutto partendo dalle catenelle. Dopodiché potete proseguire tranquillamente da soli, perché i giri da qui in poi sono sempre uguali. Quindi andrete sempre a ripetere il motivo con le maglie che avete nel giro sottostante. Ovviamente se non avete bisogno di fare aumenti, qualora abbiate bisogno di fare aumenti andate tranquillamente ad aumentare. Io adesso vado avanti, poi vi faccio vedere come cambiare il colore del filato. Ho lavorato un altro giro intero e adesso vado a tagliare il filato perché voglio cambiare il mio colore. Quindi vado semplicemente a tagliare il filo, faccio il nodino prima e poi tiro. Adesso vado a prendere il filato nel secondo colore. Prendete quindi il vostro filato e fate il solito cappietto, dopodiché vi andate ad agganciare non nel punto dove abbiamo tagliato il filo, ma in un altro punto. Dopodiché quindi fate passare la vostra ausolina e la bloccate. Da qui lavorate normalmente, quindi mi raccomando, come inizio giro fate sempre solo metà ventaglietto. Quindi mi alzo con le mie 3 catenelle, 1 2 e 3, carico il filo sull'uncinetto nel mentre vado a raccogliere anche la codina e vado a lavorare altre 2 maglie alte all'interno del mio spazio. E poi riprendo tranquillamente la mia lavorazione, rispettando quindi i miei punti. E andate avanti in questo modo. Quando volete cambiare il filato tagliate, annodate e vi spostate in un altro punto dove poi vi aggancerete con il filato del colore nuovo. Andate avanti tranquillamente da soli perché adesso da qui in poi i giri sono sempre gli stessi. Ci vediamo tra poco. Allora sono andata avanti con il mio lavoro, come vedete qua ho cambiato i colori fino a cambiare la parte finale, quindi dove ho usato un colore unico. Vi dico la misura che ho ottenuto, quindi partendo dal punto spalla andando verso la parte finale, ossia l'orlo, ho lavorato per circa 54 cm. La larghezza, come già vi avevo detto all'inizio, è di 45 cm. Una volta che avrete quindi raggiunto la lunghezza per la vostra maglietta, andate ad annodare, tagliare il filo e nascondete tutte le codine. Dopodiché, se volete, potete terminare il vostro capo in questo modo, quindi lasciando la manica corta, oppure potete riprenderla e quindi allungarla. Vi faccio vedere come l'ho eseguita io. Come vedete io non l'ho allungata, ma ho semplicemente aggiunto qualche riga cambiando il colore del filato. Quindi adesso vi faccio vedere come ho realizzato la mia manica. Prendete quindi il vostro filato, fate il solito cappietto iniziale, dopodiché vi agganciate in questo punto. Praticamente questa è l'attaccatura della parte dove c'è l'ascella, quindi della sottomanica. Saltate tutta questa parte se volete fare la manica come la faccio io, e altrimenti non dovete saltare niente. Inserisco l'uncinetto in questa apertura, vedete che qua ho il punto, quindi ho le mie 7 maglie con le catenelle di separazione qua, le 7 maglie, entro praticamente nello spazio, faccio passare il mio cappietto e lo vado a fermare. Dopodiché realizzo un punto alto, quindi vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2,
nei punti alti sottostante, vado a lavorare sempre punti alti. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto e lavoro il mio punto alto. Nuovamente filo sull'uncinetto, punto alto nel punto successivo e lavoro tutte le maglie alte sulle maglie alte. Lavoro la penultima maglia e adesso, come vedete qua, ho le maglie alte che si vanno ad unire. Quindi cosa faccio? Vado a fare una diminuzione per rendere il punto un po' più lineare. Quindi carico il filo sull'uncinetto ed eseguo una maglia alta non chiusa. Carico nuovamente il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, lavoro una maglia alta non chiusa e poi chiudo tutte e tre le maglie insieme, quindi tutte e tre le asoline. Dopodiché riprendo la mia lavorazione lavorando punto alto su punto alto sottostante. Arrivati in prossimità dell'apertura, quindi dove c'è la parte dell'aumento, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare 2 punti alti all'interno dello spazio, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, nuovamente 2 punti alti. Dopodiché riprendo a lavorare punto alto su punto alto sino ad arrivare alla penultima maglia. Arrivata alla penultima maglia, faccio quello che ho fatto in precedenza, quindi carico il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e ripeto una maglia alta non chiusa e poi chiudo le 2 maglie insieme. Dopodiché riprendo la mia lavorazione. Questo quindi è quello che devo fare sino ad arrivare alla parte opposta della mia manica. Nell'apertura, quindi nello spazio, lavoro 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e ancora 2 punti. Dopodiché vado avanti a lavorare quindi punto alto su punto alto sino a portarmi nell'ultima maglia dove andrò a lavorare le 2 maglie alte chiuse insieme. Andate avanti fino a terminare questo giro. Mi trovo sul lato opposto, come vedete qua ho l'apertura del sottomanica e qua ho la parte finale del mio punto. Vedete che qua ci sono le 7 maglie, le altre 7 maglie, qui c'è lo spazio. Quindi, come ho fatto in precedenza, vado a lavorare l'ultimo punto all'interno dello spazio. Dopodiché annodo e taglio il mio filo. Adesso mi preparo per eseguire il secondo giro, quindi rimetto il mio capo in questo senso perché andiamo sempre a lavorare in un senso solo e prendo il filato del secondo colore. Realizzo quindi il solito cappetto iniziale e questa volta vado ad agganciarmi in questo punto
salto praticamente tutte queste maglie alte. Questo, come vedete, è il punto dove abbiamo fatto la diminuzione. Vedete che qua ci sono le due maglie alte chiuse insieme. Vado ad agganciarmi in questo punto, faccio passare il mio cappietto e lo vado a fermare. Anche qui mi alzo quindi con 2 catenelle in modo tale da ottenere il primo punto alto. Dopodiché lavoro punto alto su punto alto. Quindi entro nei punti successivi e lavoro punto alto su punto alto sottostante, sino ad arrivare alla parte dove ho l'aumento, quindi dove ho lo spazio. Arrivati quindi in prossimità dello spazio, lavoro le mie 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte e vado a riformare la mia punta. Dopodiché riprendo lavorazione dei punti alti sui punti alti. Faccio questo sino ad arrivare in prossimità delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi mi fermo nella penultima maglia. Mi trovo in prossimità della coppia, quindi la coppia di maglie alte chiuse insieme, e anche qui vado a fare una diminuzione, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella mia maglia, realizzo una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, maglia successiva, maglia alta non chiusa, dopodiché chiudo le 3 asole insieme e poi riprendo la mia lavorazione di punti alti. Lavoro poi la punta, quindi con 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Dopodiché riprendo la lavorazione, quindi lavorando punto alto su punto alto, fino ad arrivare in prossimità della coppia di maglie alte chiuse insieme, quindi mi devo fermare in questo punto. Dopodiché in questi 2 punti vado a fare la mia diminuzione e vado avanti così fino ad arrivare sul lato opposto della manica. Sono arrivata nella parte opposta e ho lavorato quindi le ultime maglie alte sino ad arrivare in prossimità della coppia di maglie alte lavorate insieme, quindi in questo punto. Dopodiché ho tagliato il mio filato. Adesso per l'ultima volta cambio il colore ed eseguo quindi l'ultimo giro. Per l'ultimo giro vado ad agganciarmi in questo punto, quindi realizzo le mie 2 catenelle una volta che ho fermato il mio cappietto, lavoro tutte le maglie alte sulle maglie alte sottostanti sino ad arrivare alla mia diminuzione. Dopodiché lavoro la diminuzione per poi riprendere i punti alti e vado a fare questo fino ad arrivare sul lato opposto e terminare in questa punta. Ed ecco quindi il risultato dell'ultimo giro. Quindi come vedete mi sono agganciata con il filato dell'ultimo colore in questo punto, ho lavorato le mie maglie alte, ho eseguito la mia diminuzione e ho lavorato fino ad arrivare
sull'altro lato, quindi ho terminato con l'ultimo punto alto eseguito nello spazio. Dopodiché ho nascosto semplicemente tutte le codine. Adesso possiamo dire che il lavoro è terminato e vi faccio vedere la maglietta indossata dal manichino. Prima di passare al manichino vi faccio vedere la manica come risulta. Come vedete, con questi 3 giri di lavorazione prende questa bellissima forma quasi a stellina. Ovviamente se non vi piace questa lavorazione potete non farla, quindi lasciare la manica, come ho detto prima, in questo modo, quindi senza fare questi giri qua. Adesso passiamo al manichino. Ed ecco il progetto terminato e indossato dal manichino. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, che vi sia stato di ispirazione. Se vi è piaciuto mettetemi un like sotto il video, se vi va commentate, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi tutorial. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao!